Ok, abbiamo iniziato per Valentina. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Ehm, è in un campo da tennis. Sta giocando questa partita e l'avversario segna il punto. Mm. E lei è come se sentisse che ha già perso la partita. E quindi quasi che sente il giudizio negativo da parte del pubblico, perché sta tifando l'avversario, e vorrebbe abbandonare il campo. Ti dà l'autorizzazione? È come se in questo momento fosse anche molto presa dal pubblico che fischia contro di lei e invece applaude l'avversario, no? Quindi è un po' anche in un momento di agitazione, però riesce a dirci sì. Va bene. Vediamo il nome del progetto. A me viene cave canem, cioè vedo lei con questo cartello appeso al collo, che poi in latino significa attenti al cane, no? Una volta si faceva come si fa adesso, no? Non avvicinarsi alla proprietà perché c'è il cane da guardia, no? Quindi è come se lei, in un certo senso, tenesse lontani gli altri e difendesse, la propria proprietà che è lei stessa, che un po', diciamo, la sua famiglia, in particolar modo sua mamma. Così gli altri, più di tanto, non riescono davvero a interagire con lei, se lo fanno per brevi periodi e comunque prevalentemente in realtà è lei che mette questo cartello di distanza. Nome della sua anima. Pensa che a me viene Ponte, Nome proprio di del, connessione tra le dimensioni. nome del suo spirito. Orso, Corso, orso. Corso o orso? l'animale, sì. Orso. Vibrazione. 3 miliardi, Consapevolezza. 135, Anima. 41, Vite. 2018, Cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 33, 3D. 66, Vivacità animica. 96. Ok, vediamo le entità eteriche. Un toro la rincorre ed è una strada in discesa. Eh, e lei è come se si sentisse ovviamente molto affannata, no? Agitata che lui la possa prendere. Poi c'è mm, tipo una strega con degli unghie artiglio che la vuole afferrare, manipolare e anche confondere con qualche incantesimo, con qualche magia. Mhm. Poi c'è, tipo sembra non so, io qua la vedo come aquila, che apre le ali e sembra in realtà un angelo quando le apre e che si propone a lei come una specie di consigliere, no? Come, sì, indicatore di giusta direzione. Mm? Però poi, in verità, è come se mostrasse un altro aspetto in cui è un corvo completamente nero e si rivela essere quello che è davvero, cioè un sabotatore, e anche un dittatore.
Eh, mm, e poi c'è un coccodrillo nascosto in una palude che aspetta pazientemente perché tanto è convinto che la mangerà. Basta. Poi c'è anche un leone che è come se la volesse ogni volta mettere in un angolo e le ruggisce contro, eh, e lei si sente in quel momento indifesa. Basta. Mhm. E di L? Ci sono i tre delle entità mentali, sì. Mm. Per queste tre entità mentali. La prima sembra tipo come se fosse freddezza pochezza. È come se questa entità mentale la volesse proprio condurre verso situazioni, verso persone che in realtà a lei risultano molto distanti da lei, molto superficiali, come se in qualche modo le spegnessero il suo fuoco. Mm. Freddezza in questo senso, che vogliono proprio spegnere il suo fuoco di conoscenza, di sapere, di andare oltre. Ehm, e vogliono appunto, questa entità mentale la vuole indirizzare in questo senso, in modo che lei effettivamente tenga questo fuoco basso, e direi un livello 5. Poi ce n'è mm, un'altra che si chiama tu, punto esclamativo, Tu, ed è proprio come un indice, tu, tu. punto esclamativo. Mm. Sì, questa entità mentale le punta l'indice contro e la fa sentire effettivamente sempre sotto il giudizio e l'osservazione degli altri, come se gli altri fossero sempre lì pronti ad esaminare ogni sua parola, ogni suo gesto e a pesarlo. Ehm, e poi aspetta, ce n'era un'altra, Che questa livello, qua, scusami tu? anche qua, 4-5. Mm. Dunque, e quest'altra invece entità mentale si chiama proprio coraggio ed è questa entità mentale che in qualche modo vuole spegnere il suo coraggio attraverso tutta una serie di dubbi, di insicurezze, di domande, di confusioni più o meno apparenti. Vuole quindi spegnere la sua capacità di agire con il cuore, perché coraggio è poi questo. mm? E la vedo un pochino più alta, diciamo così, 5,5. Sì. Ok, prima di chiederti gli impianti, chiedo a Valentina se è un sì o un no, fammi così, no? C'è la famosa medium, che tra l'altro nel frattempo che non dico il nome e il cognome, ma sono andato a cercare, sembra essere una mia ex cliente ed è una delle poche che mi ha detto dello stronzo alla fine. È di Latina e ha una cinquantina d'anni, molto di più giovane, mm, alla tua età, io non so quanti anni hai però. Stai sicura? La chiami? No. La foto che si ricorda, sì, vabbè, me la fai vedere dopo, vabbè. Vabbè, fa niente. Vediamo gli impianti. Come impianto mentale ha una cuffia, di quelle che però tendono a strappare i capelli. mm? È una cuffia quindi che vuole rimanere così bella aderente, in modo appunto che le sue entità, sia mentali che eteriche, rimangano belle fisse e stabili lì dentro. Scusa Monica, Eh, scrivimi in quello stesso foglio la mail di lei. Ce l'hai, no? Sì, vai. Scusa, perdonami. Poi a livello addominale è come se avesse una specie di cassetto con dentro strane cose.
Cioè, tipo come se fosse un aglio ammuffito e delle puntine. Come se lei non digerisse una serie di cose, no? Rimanessero sotto questa forma molto bizzarra, cui rimane proprio una specie di materiale indigesto, che può riferirsi anche al fatto di una serie di situazioni che lei non ha digerito bene, che lei non ha sopportato molto bene. E poi ci sono le caviglie e i polpacci legati fra di loro da un fil di ferro, in modo che lei non riesca a prendere una sua direzione decisa e sicura, in maniera autonoma. Poi, No, si qua vedo. domanda a bruciapelo all'anima di Valentina. Noi stiamo qua oggi a far che? Lei mi fa vedere un movimento che va dentro, a guardare dentro se stessa. Lei rimane molto sulla superficie e va poco al di là della superficie, Mm. invece deve entrare proprio all'interno. Monica, causa esoterica dell'aver rimandato questa sua prima sessione per anni. 5? Anche qualcosa del genere. Un po' questo coccodrillo, no? Che sembra proprio un procrastinatore, no? Così com'è lui nelle paludi che aspetta, aspetta, aspetta. E suggerisce anche a lei questa cosa dell'attesa. Un po' è proprio anche l'entità mentale coraggio, che le inibisce invece il coraggio, fare cose importanti per se stessa. Mm, E un po' anche c'è questa strega, no? È come se la portasse in un'altra direzione. E la stessa cosa simile fa anche quell'aquila lì che le mm. dice vola di qua, vai di qua, no? E però portandola poi in una direzione mh, non poi così evolutiva. Io credo che Valentina abbia fatto appena in tempo, magari non ha addirittura neanche il tempo di fare la seconda, perché noi stiamo per smettere. Lo vedi, Monica? Sì, sì, io lo sento profondamente. A determinate condizioni, ovviamente. Mm. Lo vedi? E tutti quelli che rimandano, perché rimandano? Oltre ovviamente ad ascoltare le loro interferenze, oltre ovviamente a scavarsi una specie di autogol, non dico la fossa, però sinceramente non vedo un'alternativa al momento presente a noi. Quindi in qualche modo magari si formerà, magari tra 10 anni. Ok. Sono Mm. scelte Sono scelte, animiche. mm, sì, antievolutive, sì. Va bene, Valentina, cinema, libero, Ale, vediamo chi viene. Ah, la mamma sì, di sicuro. Viene proprio con esattamente come le farfalle dietro di lei, con queste ali da farfalla. Entra la mamma. La prima. Sì. Allora, il fratello, ma allora, c'è un po' come senso di appartenenza alla famiglia, però lui personalmente lo vedo che entra con un volante in mano, come se stesse anche lui cercando un po' di guidare nella sua vita, trovare un orientamento. Mm? Eh, Poi c'è anche questa amica abbastanza recente che lei ha conosciuto durante il suo corso, che si è portata tipo un tè freddo, ghiacciato da bere. Il E padre? poi ci sono anche, sai che cosa, alcuni turisti che Ah, lei ha servito, no, grazie al suo mm. servizio, che partecipano volentieri alla sua sessione. Il padre? Allora, il padre era andato a comprare il pane. E aspetta, perché parla della nutrizione il padre, come se si dovesse reimpostare una nutrizione tutti quanti. Non so. Mm. Non so. C'è così, nutrizione.
Vabbè, ma adesso è l'ora del cinema, viene o no? Sì, 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 certo che sì, sì, sì. Col pane sotto l'ascella, la francese. Sì, in un sacchettino perché comunque è come se, allora, questo è più che altro un messaggio che mi arriva da Valentina, come se anche la nutrizione fosse una delle tappe evolutive che lei deve percorrere. Mm. E lei Anche annuisce. questa l'aiuta ad evolvere, a staccarsi di più dalla materia per come la intende adesso. Però sarà un certo tipo di percorso nutrizionale, quindi non è il classico vado dalla nutrizionista, mi dà la tabellina, eccetera, eccetera, no? È un percorso proprio di comprensione dell'energia del cibo e dell'interazione che alcuni cibi hanno con lei, insomma, una cosa così molto interessante per lei. Monica, causa esoterica dell'insicurezza. Allora, sicuramente questa entità mentale coraggio la vuole insicura. La vuole insicura, anche confusa e dubbiosa, perché in questo modo lei mette a tacere il cuore, proprio perché le insicurezze fanno parte tutte della mente. Perché nel momento in cui lei dovesse tranquillizzare la sua mente da queste insicurezze, lei ha un cuore che io vedo anche essere molto palpitante e molto connesso, tant'è vero che la sua anima si chiama Ponte. Causa esoterica delle persone mai in sintonia con lei, su tutti i fronti. Allora, sia il cartello che lei ha al collo, no? Attenti al cane, praticamente. Mm? Mhm. Eh, che cosa succede? Che lei, con questo cartello, che è anche molto materiale, no? L'idea del cartello, l'idea dell'aver, no? A fare attenzione al cane, attira delle persone che si attengono a quello che leggono, mm? Quindi vanno via. Altrimenti lei potrebbe invece avere a che fare con persone che vanno oltre, ok? Come se bypassassero con la loro visione il cartello e vedessero lei. Ma è lei a mettere il cartello affinché gli altri non riescano a vedere, ok? Le persone giuste non la riescono a vedere, perché lei dice, state attenti, è lei che li tiene a distanza. Non so se mi sono spiegata Sì, bene. sì, molto chiaro. E poi anche l'altra entità mentale che ha un po' di freddezza e un po' di aridità. Lei deve avere a che fare con persone anche poco stimolanti che vadano a spegnere il suo ardore, il suo fuoco di conoscenza. Sono tutti ovviamente dei progetti che fanno parte della terza dimensione. Noi nella terza dimensione scegliamo di stare al buio, anche se non ci sembra di scegliere, ci sembra di subire queste cose, tanto che lei gli altri li avverte veramente come se fossero altro da lei. E per cui è assolutamente coerente con quello che avviene in terza dimensione, le paure, le insicurezze, il sentirsi a volte isolata, sola o circondata da persone non corrispondenti a noi, non compatibili. Dimensione sentimentale. Causa esoterica della assenza di un'attuale relazione e di passate relazioni degne di nota. Io gliel'ho accennato, lei ha un patto di fedeltà molto forte con sua mamma. In questo caso il patto di fedeltà è forte anche perché c'è un grande affetto. A volte il patto di fedeltà lo si ha con un genitore con cui c'è dolore. Nel suo caso non c'è. Questo lo rende forte anche perché ehm, si vogliono proprio tanto bene l'una con l'altra. Mm? Però cosa succede? Che lei rimane molto nel ruolo di figlia. Una figlia non può avere una propria vita sentimentale, non può avere una propria casa, una propria vita, no? Lei Mhm. è come se fosse proprio legata, legatissima alla mamma e pertanto continua a farla figlia. Questo è uno dei ruoli principali. Come è fatto questo patto di fedeltà?
Come lo vedi? Energeticamente, in una forma energetica. Sembra un anello nuziale, come se loro due fossero sposate. Lo indossano entrambi? Entrambe? In questo caso è particolare perché è come se fosse un anello nuziale grande e loro Ah, due sono sedute vicine come se fosse una staccionata, fai conto, un muretto, no? Quindi sono seduta a bordo dell'anello, all'interno, con le gambe che vanno all'interno. Mm? ah, Mm. Come se loro quasi fossero la pietruzza, no? La pietra preziosa dell'anello. e l'anello è di che materiale? D'oro. E Valentina è seduta da che lato? Ah, Io guardando la frontale le vedo, allora c'è l'anello, Ehm, loro come se fossero sulla parte più lontana, diciamo così, del cerchio. proprio il brillocco dell'anello, quindi sono in alto, a ore Eh, 12. esatto, bravissima, Mm? ore 12, e vedo prima a sinistra la mamma e poi subito attaccata Tu guardi lei le a destra. schiene, la mamma è a sinistra e la Sì, figlia a destra. esatto, esatto. La mamma è la mamma, a sinistra è il femminile. La mamma è la Sì, mamma. sì, decisamente sì. E loro abbelliscono ulteriormente questo anello. Sì. Ok, quando si è formato? No, io lo vedo fin dalla gestazione, sì. Ok, ce l'hanno tutte le figlie alla nascita, Fatto in questo modo, no, però no. in qualche modo sì, Un patto di fedeltà, sì, 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 il patto ce di l'avevi fedeltà, anche tu, sì. quindi. Ah, Ma vale anche per i maschi? O i maschi ce l'hanno col padre, il patto di fedeltà? O non hanno patto di fedeltà perché sono fortunelli? ma allora dunque, in realtà poi mh, la mamma e il papà sono proprio uno specchio, no, l'uno dell'altra. Quindi in realtà è un po' la stessa cosa, perché si rispecchiano reciprocamente gli aspetti ombra. Quindi a volte può sembrare che il patto di fedeltà sia col padre, però è come se i genitori fossero un tutt'uno, anche se sembrano molto diversi, in Mm, realtà sono un unico nucleo. mm, 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 mm. Quindi c'è un'evidenza della figlia con la madre, ma in generale tu come figlia ce l'hai anche con tuo padre e io come figlio ce l'ho con i genitori, senza una predominanza, almeno nella regola, diciamo, verso un genitore solo perché io sono maschio. Esattamente, giusto? Sì, sì. Ebbene, intanto vedi che ho messo anche un anello, che è un coso dell'iPhone, ma io l'ho indossato a mo' di anello. Va bene, ottimo, insomma, più o meno. Apatia verso gli altri. A volte le chiedono di uscire, lei rimanda, trova scuse, non c'ha voglia, vuole stare a casa. Sì, allora sono un po' le stesse le ragioni, nel senso Sì. che lei ha questo cartello Cave Canem, per cui in realtà è questa villetta che è protetta capito? Deve Mm. rimanere un po' così isolata, non ci devono essere scambi con l'esterno. E la figlia sta a Eh, casa, deve stare con la mamma, la figlia, chiaro, a chiaro. fare il bucato e asciugare i panni. E poi c'è anche l'entità mentale, diciamo così, che la vuole spegnere, ok? Vuole spegnere sia una vuole spegnere il suo coraggio, l'altra vuole spegnere il suo fuoco e l'ideale è non farle avere neanche gli scambi fertili. Con gli amici. Sì, con le persone, come per esempio questa ragazza che lei ha conosciuto, con cui comunque ci sono delle affinità, quindi comunque potrebbe avere delle conversazioni più interessanti. Però ovviamente anche le sue entità eteriche, tipo la strega, non vuole che lei vada a comunicare con qualcuno che potrebbe darle anche dei contributi interessanti, scambi interessanti, evolutivi. Preferisce che lei rimanga in casa. Monica, prima di vedere un sogno di Valentina a base di corvi, chiama, se esiste ancora, ma ci sarà soltanto la sua parte eterica, la parte eterica di Black, un corvo che ho trovato da bambino, che era già ammaestrato in realtà,
ma che aveva perso la strada di casa e che è rimasto con noi un'estate per qualche giorno. Un animale intelligentissimo. Esatto, perché mi veniva subito il quesito con la Susi, quindi ho pensato, mamma mia, come era ammaestrato, no, questo? E viene così, ehm, come se fosse proprio un osservatore e risolutore degli enigmi della Matrix. Mm. Per questo è dipinto come l'animale delle streghe, la personificazione di Lucifero, il diavolo in persona, film, Sì, libri, solo perché è nero. sì, perché in realtà questa proprio visione acuta e profonda, i cui occhi riescono proprio ad oltrepassare i veli, Mhm. Mi viene in mente, Monica, un specchio d'ossidiana, ok? occhi così, Sì, con lo specchio che vabbè, lasciamo perdere, e gli occhi di un animale che sono neri. Tu mi dici oltrepassare e a me viene questa cosa. sì. Avere il coraggio di guardare nel buio, passare oltre il buio, perché la verità è di là, ma devi entrarci dentro, a quel nero, a quello specchio di ossidiana, a quei pozzi neri. Chiamalo Black, esiste ancora la sua parte eterica? Come se oggi proprio sia avvenuto anche per questo evento particolare che è accaduto all'interno della lazzina, Della? palazzina. Ah, sì. Mm. E quindi è come se fosse poggiato ai piedi di questa persona, come accompagnarlo in un momento di buio per poi vedere la luce. Mhm. Beh, spieghiamolo. Allora, nella palazzina in cui sto è mancato un uomo. Come lo vedi? Questo uomo, Mhm. ehm, come in pausa, come se adesso stesse dormendo. Ehm, Poi appunto vedo questa fase di sonno, poi una fase di buio, perché deve passare attraverso questo buio. Lo accompagnerà il corvo? Sì, Black? sì. È mio amico Mhm. Black. Sì, 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 assolutamente. E, per poi transitare verso la luce. Però ci saranno per noi alcuni mesi di permanenza in questo buio. Mhm. Cioè, mesi Ok? umani. Mhm. Sì, Beh, sta lasciando una fase di grande sofferenza, finale di esatto. grandissima Ah, sì, sofferenza. ecco. Mm, mm. Ma Andiamo. adesso mi fa vedere una chiesa qua. Probabilmente faranno un funerale in chiesa. Sì, sì. Mhm. Mm, Bene, diamo una Vic al collo di Black, una pallina, un ciondolino, e questo uomo, quando vuole, prima di salutare Black, mio amico, la potrà prendere. Mm? certo, sembra una perla. Mm. Va bene, cosa fa Black, tornando a Valentina? Ci vuole spiegare il suo sogno di corvi neri che sostanzialmente, con di mezzo anche la mamma, la minacciano, la guardano male e lei li scaccia perché crede la stiano attaccando o l'attaccano. Però a me non viene che ehm, cioè, in realtà è come se fossero lì a farle vedere la realtà un po' multidimensionale. Cioè, lei ha reagito in maniera molto istintiva, molto umana di terza dimensione, no? Corvo, lo colpisco perché mi sta aggredendo, ok? In realtà, quello sguardo umano che lei ha colto e che lei ha interpretato come giudizio
era un invito ad andare oltre. Infatti nel sogno c'era anche la mamma, no? È come se la mamma avesse avvallato, no? Questa cosa di prendere a bastonate il corvo. Non Io andiamo lì oltre. La madre. sì, non l'ho visto come l'entità, ok, che voleva aggredirla veramente, ma una sorta di messaggio, come dire, accetta di entrare nell'oscurità per poi vedere la luce. Valentina, benvenuta nell'ipnosi esoterica Infinitum. Qui non si trova questo va bene, quello non va bene, questo Qui è tutto creazione e il corvo l'hai creato tu. L'hai creato per sapere, per capire delle cose. Il corvo sei tu. Tu sei anche Satana, se vogliamo, perché l'hai creato tu con noi. Ed è una cosa che ti serve per ricordare determinate cose o imparare, ma io preferisco ricordare. Quindi adesso chiediamo a una parte di te, il corvo del tuo sogno, che cosa ci dice, perché era venuto. Indaga te stessa. Questi occhi umani che vedi sono i tuoi occhi. Non puoi averne paura. Tu li hai visti, sono occhi umani e sono i tuoi occhi. Abbi il coraggio di sostenere questo sguardo, non avere paura delle profondità. Guarda più giù, sempre più giù, sempre più dentro le cose. Non ti fermare. Quali cose? Un esempio. Mi fa vedere che Valentina insieme alla mamma, quasi, perché sono mano nella mano, fanno un passo verso l'ignoto, come lo chiamano loro, e si fermano e consegnano le chiavi ad un'altra persona, Mm? ok? Però non è una consegna per poi averle restituite le chiavi e aprire loro la porta. È come se lasciassero quelle chiavi lì affinché sia l'altra persona la custode. Mm? Mm. E chi è questa persona? In questo caso, per esempio, è questa medium che loro stanno interpellando, però potrebbe anche essere un'altra persona, ok? Perché loro tendono proprio a fare questo, no? Loro cedono il loro potere, che è molto forte, a un'altra persona. La quale persona ha effettivamente questa facoltà, di parlare con i disincarnati, però le manca, io vedo, una specie di supporto esoterico un po' forte. Secondo me molte cose di questa Matrix non le ha comprese, però è vero, contatta i disincarnati, ma ignora alcuni aspetti importanti di questo gioco. Però, se invece a condurre il tutto, in questo caso, fosse Valentina, lei potrebbe integrare le cose, quindi comprendere come è fatto il gioco Matrix e in più arrivare alla connessione con, per esempio, i disincarnati, ma anche mh, altri tipi di forme energetiche. Per esempio, anche gli elementali le potrebbe contattare. Va bene. Cioè, lei ci sta molto bene dentro la natura. Vedo bene dentro un bosco, che riesce a dialogare con le creature del bosco, però deve attivare la sua intuizione, capire in che bosco sta entrando. Mm. Sta entrando in un bosco accogliente oppure sta entrando in un bosco in cui magari avvengono, sai, no, riti strani e per cui di fatto è un bosco che le può fare del male, perché può succedere anche questo, che ci siano delle energie pesanti. Però questa è una facoltà che deve sviluppare lei, comprendendo che lei è una creatura divina. C'è nel cinema la medium a cui si è rivolta la madre, sia la madre che lei, Valentina. Sì, però alcune cose non le comprende completamente, diciamo.
non ha una visione, diciamo così, completa, mh, rispetto alla questione esistenza come un film, noi che siamo gli attori, gli sceneggiatori, i registi, questa cosa non la percepisco in lei. Mhm. Però è vero che lei contatta i disincarnati, sì. Vabbè. Ok, nonna paterna disincarnata che chiama oggi Valentina. Vediamo un po'. Vedo che arriva con una tazzina di caffè bollente, fatto con la moka. Sembra tipo le tazzine così di altri tempi, con le roselline, un po' decorini d'oro al bordo della tazza. Ci ha messo lo zucchero? Lo zucchero? Ci ha messo un cucchiaino. Tin, 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 tin. E cosa fa di questo caffè? Mi risulta proprio come molto ospitale, no? Era come un gesto di ospitalità, di benvenuto, Mhm. un'accoglienza. Come sta in questa nuova dimensione, l'oltre? La cosa strana è che mi ha mostrato una pelliccia. Sì, quelle che le donne, no, adesso non si usa più neanche tanto, no? Le Mm? pellicce di animali. L'aveva la nonna? Sì, sì. Beh, allora Valentina sta piangendo dall'inizio che l'abbiamo chiamata. Questa lei si è molto pentita della pelliccia, perché ha compreso tante cose. Sembra di visone, però adesso io non me ne intendo e non vorrei dire sciocchezze. Molto dispiaciuta di questa cosa. È uno, degli aspetti della vita che, l'ha impegnata molto nell'oltre. Comprendere, Mm, è strano, no? Penso non sia mai venuto fuori una cosa del genere. mm, mm, mm. Comprendere che cosa significa indossare una pelliccia, usare gli animali in questo modo. E, ci ha impiegato molto tempo, dice, un lungo periodo di elaborazione. Mm. Lei E quindi è viene... come se mi riportasse, non lo so perché, se le piacevano gli anni venti, perché mi sembra quasi un bocchino. Ehm, Beh, sì, sarà stata giovane negli anni venti, no? negli Occhio, anni venti occhio e era giù. croce, no? Mi mostra così queste immagini di... Mi sta mostrando delle immagini degli anni venti, o che le piacevano, perché mi mostra anche questa specie di danzatrice di Charleston, comunque Ah, vestita con quest'abito. stavo per dire Charleston. Mm. Questi capelli corti, le perline, quel ballo un La- po' particolare. L'abito, sì, abbastanza dritto, con, esatto, con le frange finali, così. Ma lei viene dal Portale Aureo o no? Sì, 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 era assolutamente. già andata. Sì, sì, sì. Abbiamo Lei anche disturbato. dice, anche io sono una farfalla così blu, e voglio. E adesso che vuole fare la nonna? Quando avrà finito con noi tornerà nel Portale Aureo, poi che fa? Ma intanto come se volesse appuntare una farfalla blu, sui capelli di Valentina. Quasi a favorire questa, comunicazione con l'oltre. Lei dice, l'oltre siamo noi disincarnati e non solo, è tutto quello che non vedi. Allora le lascia proprio per favorire, no, questa facoltà, le lascia questa farfalla. Valentina è molto commossa. Cosa risponde la nonna? Nella nostra famiglia c'è stato tanto amore. Ah, Ma Valentina è commossa perché la nonna non c'è più, ha perso la vita.
lei dice no, Valentina lo sa che la vita è ancora qui e che io sto vivendo. Lei esiste, quindi vive. Ho già Anzi, che vivo, sono più viva di te. se lo può bere un caffè, se vuole. Allora, noi possiamo fare tutto, però poi comprendiamo che non ci serve più dopo tanto tempo. A me quello che serve è sentire il profumo delle rose. E lì c'è. Mm. Rose e rosa. Mm, molto gentile questa signora. Si sente che ha fatto un lungo lavoro, molto accogliente. Quanto ci ha messo? Tutta la pazienza che ci vorrebbe a fare un manufatto. Non si fanno più questi manufatti, i centrini, non lo so, mi fa vedere una cosa del genere, no? Per quello ci vuole pazienza e ci vuole pazienza anche per questo. Va bene, mentre lei è lì, chiamiamo anche i nonni materni. Ah, adesso non so in questo momento chi stia avvenendo, non ti so dire se sia il nonno materno, perché quello che mi arriva è solamente un sigaro, perché poi non è detto che quando noi li chiamiamo siano al momento disponibili. Mhm. O che il nonno Io vedo fumasse il sigaro. assolutamente, magari non è neanche lui. Mhm. Viene qualcuno che sta fumando un sigaro. Che no, adesso non sta fumando un sigaro, che in vita aveva fumato i sigari e non so neanche se sia lui, perché non sento la presenza, sento solo il sigaro. Non li senti i nonni. No, no, però non è che a volte possono, a volte non possono, non sempre si fanno sentire quando vogliamo Mhm. noi, diciamo, no? Magari a Bene. comando. In effetti sono stati aggiunti all'ultimo, magari la Mm. prossima volta, Valentina. E della nonna, alla nonna che cosa chiediamo? Cioè quale messaggio lascia prima di andare? Eh, io te la posso lasciare la fetta di torta di mele, però è vero che devi fare questo percorso di nutrizione. E poi vedo che le lascia un sasso in cui ha scritto sopra amore e la chiama Gioia. Vedo che le accarezza il volto, le asciuga le lacrime. La nonna paterna e Valentina sono state altro in altre vite parallele? Accidenti parallele? Adesso mi fa vedere queste immagini, sembrano tipo due bambine irlandesi, c'era la guerra in quel momento in Irlanda, e loro stavano giocando al gioco della campana, due compagnette di giochi. Capelli rossi? Sì, sì. Compagnetti? Maschi? Amici? O fratelli? Sembravano, sembravano due bambine. Bambine? A Sì. compagnette? No, perché non ho sentito. Ah, E poi? Altre? due scalatori di montagna. E la nonna che il messaggio vuole lasciare, se vuole, al figlio, il padre di Valentina? Beh, avete fatto un buon lavoro, è una bella famiglia questa. Non lavorate troppo, perché la vera vita è altro. E vorrei farti io un pane buono, un pane che sa di verità, un pane semplice, un pane che unisce.
Se lo vuole fare, faccia. Mi fa proprio tipo un pugliese, sai, un, Mhm. un pagnottone grande. E lo distribuisce uno a testa o una fetta? Uno grande per tutti loro e dividetevelo fra voi. È un pane speciale. Va bene, la salutiamo la nonna. Sì, lei dice ci rivediamo, dice a Valentino. Ci rivediamo tutti, eh? Ci rivediamo anche prossimamente, ci risentiamo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Non abbiamo perso il contatto. Va bene, la salutiamo e chiudiamo il portale aureo. È molto disinvolta lei. Detto questo, andiamo a vedere come sono i patti nel cluster di Valentina e soprattutto il patto di fedeltà. Allora, intanto Valentina ha in mano una margherita che le ha lasciato sua nonna ed è come se si sentisse più forte, anche eh, con maggior chiarezza mentale. Quindi anche la camminata è piuttosto ferma, decisa. Il patto di fedeltà un po' l'abbiamo visto prima, no? Attraverso questo anello. E, e per quanto riguarda invece il cluster, è un teatro. È un teatro, e sopra il palcoscenico ci sono dei cartonati. Anche i personaggi sono tutti fatti di cartone, il paesaggio è fatto di cartone. Mhm. È come se Valentina sentisse di aver fatto una grande opera, perché sente che lei nel suo cluster ha messo anche una grande verità, che tutto è un teatro, avviene su un palcoscenico. Quindi è come se decidessi di buttare via giustamente i patti vincolanti, però le rimane questa informazione qui, è la consapevolezza che, se vogliamo dirla in un altro modo, è tutto un gioco, è tutto un film. È tutta finta. E crea un ad eternum al suo posto, Ha proprio bisogno di un sole, è un sole per riscaldarsi, è un sole per la sua chiarezza mentale. quindi crea un sole. Sì. Avatar. Perché questo avatar ha lasciato lì una specie di bicicletta vecchia. Um, Lei dice: No, non permetto che tu scappi via, poi ritorni con questa bicicletta così, no? No, no, io butto via tutto, bicicletta inclusa. Adesso lei si è vestita in maniera molto carina per questa parte finale della sessione. Si è messa un vestito lungo, ehm, sull'azzurro, con tanti fiori piccoli. Sta molto bene, molto femminile. Ha raccolto i capelli. Quindi butta via tutto, ed è in questo momento come se fosse una fata con la sua bacchetta magica, proprio molto classica, termina con una stellina questa bacchetta e vedo che l'Ad Eternum lo fa proprio con un colpo di bacchetta magica ed è una spirale azzurra. Mm, come una tromba d'aria. Sì, sì, sì. Mm. Con questa condizione, Cave Canem esiste ancora? No, no, se l'è proprio tolto il cartello. Adesso è libera. Collo libero, petto libero. Ponte e Orso PEPS. PSP, scusa. Mi sembrano sempre questi i nomi, sì. E le entità eteriche
elementali, freddezza, pochezza, tu e coraggio esistono ancora? No, sgombro. Gli impianti. Ok, si stava togliendo anche il fil di ferro, quindi adesso è a posto, pulita, sì. Vibrazione. Adesso viene 288, Consapevolezza. 165, Anima. 57, Vite. 1869, Cervello. 10. Suscettibilità ipnotica. Adesso mi viene alta, mi viene quasi 70, Wow. 3D. 22, 23, Vivacità animica. viene 100. Valentina, ho ottimi valori, non è normale, non è consueto come prima sessione. Mm. Valori anche un po' più bassi sarebbero già ottimi. Questi sono ottimi, ottimi. Monica, si dice tale madre, tale figlia. Tale madre, tale figlia. È ancora così? Cioè, Valentina lascia perdere e si affiderà ancora a qualcuno? Allora, l'informazione che mi è arrivata è che loro si devono proteggere, che la loro paura può sorgere dal fatto di sentirsi allo scoperto. mm. Piuttosto devono approfondire la questione delle protezioni, come proteggere loro stesse, Mm. anche attraverso delle intuizioni personali. mm. E poi, se vuole ogni tanto consultare qualcuno, lo può anche fare, ma non per delegare il proprio potere a quest'altra persona. È solamente uno spunto e anche come una specie di verifica, controllo, capire dove è, ma comunque proseguire in questa strada. Abbiamo visto però che la madre è un po' ha bloccato in qualche modo, no? Questa strada in passato, ha altro da fare. Valentina si è scollegata da quell'anello, quel patto di fedeltà. Sì, vedo che sta prendendo in considerazione un'altra scelta, che è la sua scelta. E vedo che è molto più vicina alla propria anima. Vedo proprio questo ponte tra la sua mente e la sua anima che è ben strutturato, è ben percorribile, mentre prima era sottile e cedevole. Perfetto. Messaggio di Valentina al fratello. Adesso ancora Valentina ha questa bacchetta magica in mano ed è come se gliela volesse portare nella parte alta della testa, a vedere solo questo gesto. Messaggio al Messaggio al padre. padre. Madonna, hai sentito? Eh, eh, in fin dei conti siamo molto vicini. Alla madre. La nostra strada insieme adesso è ancora più bella, perché io sono più forte e più indipendente. Alla medium. Mi sei cara, dice. Ehm, come se l'avesse un attimino sospesa lì. Adesso sento ho questa percezione qua. All'amica.
La prossima volta ti contatto io per vederci. E il messaggio più importante a se stessa, alla Sto nuova ini- Valentina. Eh sì, sto proprio iniziando a comprendermi di più, a vedere cose che non avevo mai visto prima di me e sento che la mia vita risponderà a questa mia trasformazione. Messaggio a se stessa in merito alla passione per i cristalli. Adesso è come se fosse seduta su una magnolia, mm, ed è come se mm, lei avesse bisogno di toccare questi cristalli, ma stando nella natura, non stando in casa. Perché è come se lei avesse poi, diciamo, un tramite, un suggeritore, no? All'interno della natura che l'aiuta a connettersi con il cristallo mano a mano in questione. Quindi se si fa e di nuovo, una passeggiata in montagna e vede una vena di marmo, una vena di granito, si sdraia a prendere il sole su una roccia. Questo? Così, oppure una delle pietre che lei ha in casa Ah, se le può mettere in tasca e riconnettersi a questa pietra mentre è nella natura e sentire che questa pietra le comunica di più. Perché e è come se lei potesse avere degli alleati dalla natura che le danno dei suggerimenti, no? Che creano, che rafforzano questo ponte. porta in giro i cristalli magari a farsi una mezz'oretta con l'acqua del torrente, Ok, no? Li certo. mette nel torrente, sta un po' attenta che non se lo porti via il torrente Sì, sì. e li mette un po' lì. Se sono Appoggiarli sul... cristalli che si Sì, possono. se possono, oppure appoggiarli semplicemente sul muschio, eh, vicino alle radici degli alberi. Si portano in giro i cani, si portano in giro i cristalli, siamo più matti Sì. siamo. Messaggio della sua PS in merito alla sua passione per i tarocchi. Mm, mi dice che quell'approccio lì non era l'approccio giusto per lei. E quindi? Allora, adesso sono sincera, non voglio aggiungere cose che poi magari me le invento, no? Ehm, mm, che quel corso lì, come era impostata, lei è risultato interessante, però non era l'approccio che le ha fatto comprendere un granché. Mm, mm, mm. E su questo lei è completamente d'accordo perché è lì che annuisce. Battuta finale a se stessa? Sceglie di guardarsi allo specchio e di dire, inizia qua un mio percorso di nutrizione dell'anima e del corpo. Però non so perché non dice nutrimento, di nutrizione dell'anima e del corpo. È perché c'è questo concetto anche dell'alimentazione, Mm. che approfondiremo oggi, è sufficiente così, magari eventualmente in un secondo passaggio. Va bene, abbiamo finito.